Voglio raccontarvi di una storia nella storia, un ricordo di circa 40 anni fa. Condividevo la stanza con un amico, come capita agli studenti, non danarosi, e questo amico preparava un esame di antropologia. Amava studiare ad alta voce, perché amava sentire il suono di quello che leggeva, che gli ritornasse dalla bocca alle orecchie, come è tipico anche di alcune culture tradizionali, non leggere con gli occhi, ma ascoltare attraverso le orecchie. E quindi io mi sorbivo la preparazione, il suo studio, la sua preparazione, che invece io leggevo con gli occhi. E ricordo in particolare la preparazione all'esame di antropologia. Stava analizzando, studiando i diari dei missionari di fine Ottocento, perché tutto il cartaceo che abbiamo di missionari testimonia veramente l'incontro di due culture. Il negriero che andava a prendere gli schiavi e li portava in America non testimonia l'incontro di due culture, testimonia l'oppressione, il sopruso. Uno dei problemi principali dei missionari era il capovillaggio. Nelle culture tradizionali il capovillaggio non è scelto in base alla chiacchiera, alla demagogia, al potere economico. In un gruppo di 30-40 persone che vivevano in maniera comunitaria, il capovillaggio rappresentava il meglio di loro, perché quando sono in una struttura comunitaria io so esattamente come è nata persona, so se è effettivamente saggio oppure no. Non può vendermi quello che non ha quando si vive insieme. Quindi la conquista del missionario del capovillaggio significava anche avere, dal punto di vista degli obiettivi del missionario, l'intero villaggio, conquistare l'intero villaggio. Ricordo questo aneddoto che da allora mi rimbalza dentro per i suoi significati. Sono 40 anni che va su e giù. C'è questo cartaceo che racconta di come questo missionario avesse problemi con il capovillaggio, mentre buona parte degli abitanti, ad esempio la domenica andava a messa, lui stava solo sull'ingresso della porta ma non entrava, e questo missionario viveva come un oltraggio. Decide quindi di conquistarlo cogliendo un'occasione. L'occasione è che c'è un'epidemia nel villaggio, non grave, un mal di pancia fastidioso, che gli abitanti stessi identificano in un'acqua malata, contaminata, l'acqua del pozzo. Ma la cultura tradizionale degli abitanti del villaggio sostiene che quest'acqua è contaminata dagli degli spiriti maligni. Ecco che per acquistare credibilità e autorità il missionario comincia a spiegare al capovillaggio, avendo un microscopio ed essendo anche medico, come era tipico di molti missionari di fine Ottocento, comincia a spiegare al capovillaggio che non si tratta di spiriti maligni, ma si tratta di piccoli animali invisibili. Fa proprio un'opera didattica, comincia a mostrargli le piccole cose che si vedono anche a occhio nudo, ma come particelle infinitesimali, piccolissime, appena percettibili, gli fa vedere come si vedono al microscopio, e l'africano il capovillaggio rimane stupito, fino a che mostra come nell'acqua ci sono tante cose vive, con grande stupore del capovillaggio, con grande meraviglia. La possibilità di vedere questo mondo invisibile, e mostra che nell'acqua contaminata non ci sono solo animali che ci sono in altre pozze d'acqua, ma vi è anche un particolare batterio che è quello la causa dell'epidemia che in questo momento sta diffondendosi nel villaggio. Il capovillaggio rimane in silenzio e il missionario gongola, perché ha capito di averlo in pugno dal punto di vista culturale. Poi il capovillaggio dice: ora ho capito perché alcuni si ammalano bevendo quest'acqua ed altri no.
È lo spirito cattivo che ci aggredisce, ci indebolisce, e quindi gli animalini che tu mi fai vedere entrano nel corpo. Senza lo spirito cattivo io sono forte e quindi questi animalini non mi fanno male. Il missionario rimane disarmato perché non ha parole per ribattere. E la cosa che mi colpì allora è che anche il curatore delle lettere, il curatore di questo cartaceo, porta l'esempio come emblema della durezza del cafro. Cafro era come venivano chiamati gli africani, la durezza del cafro, il suo essere cocciuto, rigido, ignorante, la sua resistenza. Ma già allora, che ero poco più di un ragazzo, mi colpì come invece la spiegazione del capovillaggio integrava quella del missionario. Lui accettava, anzi era meravigliato di questi esseri invisibili, reali, che si potevano vedere a microscopio. Ma la sua concezione spiritica avvolgeva, si poneva nuove domande e si dava nuove risposte, integrando la spiegazione scientifica. Non mi sembrava già allora una forma di durezza, ma mi sembrava una forma di integrazione. Ora, in Occidente fino a poco tempo fa, la percezione che il mondo fosse dominato da spiriti era molto comune, ma nel mondo moderno questo è improponibile. È interessante come ciò che potremmo chiamare emozioni, vocazioni, motivazioni, tutto ciò che non è tangibile ma che è molto potente nella vita dell'uomo, possono determinare aspetti materiali. Per questo ho raccontato la storia della durezza del cafro, perché un atteggiamento di vita può rendermi un atteggiamento vitale, un atteggiamento costruttivo, un atteggiamento gioioso, un atteggiamento positivo, può rendermi fisicamente, materialmente forte nei confronti di patogeni esterni. Anzi, ti ricordo come il maestro Josun Hua amava dire che prima vi è una grande massa di yin, l'immateriale, lo spirito, e da questa grande massa di yin si condensa lo yang, la materia, la presenza. Quindi lavorare sullo spirito, lavorare sulle emozioni, lavorare anche sull'inconscio, significa lavorare sull'origine della materia, potrebbe significare lavorare sull'origine della materia. Lo spirito, l'atteggiamento, lo stato d'animo possono avere una grossa influenza sullo stato di salute. Bene, quindi cerchiamo, anche in caso di un test che conferma una contaminazione, una malattia, un'infezione, di non morire prima di essere morti. Ci sono persone che si suicidano per una delusione amorosa o perché gli mancano i capelli. Evidentemente per loro quello che vivono è drammatico, per altri no. A contempo ci sono persone molto anziane, anche centenari, che sono aggrappati alla vita, che amano la vita e non vogliono assolutamente lasciarla e resistono anche molto bene. Ecco che lo stato d'animo, lo yin, l'atteggiamento, può essere fondamentale anche nel mantenimento di una buona salute e nel sapere reagire alle malattie. Vi ringrazio dell'ascolto, vi saluta